Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio far vedere un coltello a me molto caro, perché è un coltello artigianale fatto da un ragazzo del Lazio, interamente fatto a mano, quindi completamente artigianale, che mi è stato spedito per provarlo. Come vedete, l'artigiano è Rustic Knife, questo è il suo marchio. Ovviamente il coltello ha anche il suo fodero. Diciamo che questo è un coltello, è il coltello numero 0, non è proprio un prototipo, ma è il primo esemplare che è riuscito a costruire di questo modello. L'acciaio che ha usato è la A8 da 5,4 mm, quindi bello tosto, lunghezza totale 22 cm e un peso di 200 grammi, quindi come coltello è bello robusto, diciamo. Come vedete è serigrafato anche qua, Rustic Knife. Ovviamente io in descrizione vi lascio tutti i link, i riferimenti, le mail per contattare direttamente questo ragazzo che costruisce i coltelli anche su misura, diciamo. Il manico invece è fatto di G10 nero. Ovviamente, come tutti i coltelli, ha anche l'occhiello per passare il laccetto da tenere al polso. Le rifiniture, anche se è il modello 0, ripeto, sono veramente ben fatte. Io appena l'ho visto subito ho sentito, diciamo, l'energia del coltello artigianale e mi ha subito colpito tanto, e devo dire che come modello, come fattura, come dimensione è anche questo un coltello da campo tuttofare. Oggi lo proveremo, come sempre. Il bisello non è di quelli scandinavi, quindi è molto semplice da riaffilare, basta una coramella o un pezzo di cuoio e andiamo subito a provarlo. Il primo test che faccio sempre, primo e ultimo, è sempre il test del filo. Tenete conto che oggi è una giornata molto umida, c'è nebbia, quindi anche tagliare la carta è estremamente difficile. Primo test, come sempre, proviamo il test della tempra, della punta, e vediamo un po' come si comporta. Beh, direi non male. Proviamolo anche qui sul legno un po' più duro. Beh, devo dire che ha tenuto molto bene. Adesso proviamo a fare un po' di chopping. Veramente uno spettacolo, si taglia come il burro. Come vedete ho scavato una bella mezzaluna in pochissimo tempo, davvero ottimo. Test superato a pieni voti. Proviamo a fare il batoning su questo tronchetto, anche questo stagionato, quindi bello duro, e vediamo un po' come si comporta. Ovviamente anche questo è a limite lama e vediamo un po'. Come burro anche questo, davvero incredibile. È veramente un legno duro e che con il legno verde sarebbe stato molto più semplice. E guardate che mazzate di tiro, non ci vado giù leggero. Comunque anche questo test l'ha superato, direi, alla grande. La lama non si è fatto un graffio, completamente come nuovo.
Adesso facciamo altri piccoli test, tanto per avere un quadro generale della situazione, e proviamo a tagliare dei rametti, fare i trucioli e tutti questi piccoli lavori da campo. Come una cesoia, incredibile, davvero davvero ben fatto. Proviamo a appuntire un legnetto, anzi a fare i trucioli per vedere come entra nel legno, ma direi che si fanno senza problemi, anzi. E anche questo non è un legno marcio, ma un legno abbastanza secco. Comunque anche i trucioli alla grande, entra molto bene. Proviamo a fare una punta a un bastone, a un legnetto. Guardate come entra nel legno, è incredibile. Ottimo risultato anche su questo test. Che dire, io faccio i complimenti di nuovo a Rustic Knife perché ha realizzato veramente un buon prodotto. Per gli amanti del bushcraft io lo consiglierei. Spero che un giorno faccia anche il modello con le guancette in legno, ma anche un legno classico tipo di noce o di ulivo proprio, se uno volesse, perché magari uno può scegliere se avere il sintetico o il naturale. Per il resto in questi test mi ci sono trovato veramente bene. Il peso alla fine è giusto perché almeno ci può aiutare a fare chopping, batoning, tutte quelle pratiche che magari uno trova necessarie durante un accampamento. Io comunque vi lascio, come già detto, vi lascio in descrizione tutti i link dove potete contattare questo ragazzo. A video vi faccio passare alcuni dei suoi lavori che ha realizzato. Lo trovate anche su Facebook. Qualsiasi cosa lui vi risponderà. È un ragazzo molto gentile e disponibile a qualsiasi chiarimento, a qualsiasi domanda. E che dire, se non complimenti ancora. E se dovesse perdere il filo, una passata di coramella e torna praticamente come nuovo. Mi sento di consigliarvi di andare a fare un giro sul suo sito e sul suo Facebook e sul suo Instagram, dove ha caricato molte foto di tutte le sue creazioni e realizzazioni. Vi lascio tutti i link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, questo è un coltello artigianale che secondo me vale 1000 coltelli industriali, proprio perché avrete un pezzo unico. E io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento e se volete iscrivetevi al canale. Io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video.